Come sapete non parlo spesso di micro brand. Qui sul canale in realtà ne ho parlato, molto poco e ho parlato principalmente di 2 micro brand. Un po' perché sono, molto legato all'orologeria tradizionale, anche all'orologeria di lusso che per molti in realtà è un tabù. Un po' perché, per andare oltre l'orologeria tradizionale, a parte il fatto che ci vuole una certa maturità e forse ci vuole anche una certa collezione, cioè bisogna essersi tolti diversi sfizi prima di aggiungere in collezione qualcosa che erode un budget che magari molti di noi vorrebbero invece destinare a degli orologi di lusso o comunque degli orologi più blasonati. Ma appunto, a parte questo, per avvicinarsi a un micro brand, almeno dal mio punto di vista, devo essere molto legato e molto convinto a ciò che c'è dietro il micro brand. Perché per quanto un orologio possa piacere, possa essere bello o originale, molte volte non basta, soprattutto per superare l'orologeria tradizionale. Quello che mi consente di avvicinarmi ad un micro brand, il motivo per cui mi avvicino a determinate realtà è chi c'è dietro, i suoi sogni, le sue aspirazioni e anche un certo grado di simpatia. In questo caso è arrivato un nuovo pacco e io ve lo mostro come al solito perché è qui ed è anche un pacco abbastanza sostanzioso e questo pacco dovrebbe contenere 3 nuovi orologi di cui vi anticipo subito uno mi è stato regalato e al di là dell'orologio, del video, di tutto quello che volete, mi fa un grande onore ed è una cosa insomma che va oltre le solite recensioni, quindi sappiate che uno di questi orologi mi è stato regalato, è mio e entrerà in collezione. Vi faccio vedere subito quale, adesso facciamo assieme l'unboxing ed è anche naturalmente un'occasione per parlarvi di questi nuovi orologi o quasi, perché in realtà vanno avanti già da un po' di tempo e che abbiamo tra l'altro avuto modo di vedere anche al Vicenza Oro ormai circa 3 mesi fa. Insomma, senza perdere altro tempo, lanciamo la sigla e facciamo l'unboxing di questi nuovi Nostas ROM. Prima dell'unboxing vi do il benvenuti o il bentornati qui nella nostra stanza degli orologi su Talk, dove parliamo di orologi ma anche di orologeria, storia degli orologi e soprattutto di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. Per chi non lo sapesse, le attività qui su Talk sono tante, un po' come nei campi scuola, e abbiamo tante cose che facciamo assieme durante la settimana e quindi vi invito, se volete, ad unirvi alla nostra community a partire dalla chat e dal mercatino Telegram, i cui link trovate nella descrizione di questo video, fino ad arrivare per esempio al podcast di Spotify o la newsletter che arriva ogni domenica alle 10 e a cui è possibile iscriversi naturalmente in maniera gratuita sul nostro sito internet toccoclock.com. E ci sono tante altre cose che potete scoprire nella descrizione di questo video e io naturalmente vi invito ad iscrivervi al canale se gli argomenti di cui parliamo, l'orologeria in generale e la storia di quest'ultima sono di vostro interesse. Ora basta chiacchiere, giriamo la camera e facciamo l'unboxing. Come vi dicevo, abbiamo già avuto modo di vedere gli orologi Nostas, dove Nostas è il cognome del fondatore, Francesco Nostas, al Vicenza Oro ormai 3 mesi fa. E questo video l'ho pubblicato sul canale di clockface.it che trovate qui su YouTube, un vlog proprio alla volta del Vicenza Oro che tra l'altro è piaciuto molto, quindi se ve lo siete perso vi consiglio di andarlo a recuperare appunto sul canale di Clockface. E abbiamo avuto modo di vedere dal vivo questi orologi che mi sono piaciuti molto da un punto di vista estetico. L'idea è molto originale, ma mi è piaciuta ancora di più la storia che c'è dietro questi orologi, che adesso pian piano vi racconto mentre cerco di aprire questo pacco, che credo sia così grande perché contiene anche le scatole dei nostri orologi. Quindi togliamo la carta e diamo spazio a questo pacco. Allora, come nasce Nostas ROM? La storia che ci ha raccontato Francesco è davvero
emblematica e mi è piaciuta tanto, è inutile nasconderlo. E nasce con la pandemia, con il Covid, quando Francesco, appassionato di orologi, decide che gli piacerebbe creare un orologio per sé, creare un orologio che portasse il suo nome. E questi orologi nascono sì dalla penna di Francesco, esclusivamente dalla penna di Francesco, ma la cosa che più mi è piaciuta di tutta questa storia è non soltanto la dedizione e i sogni, le aspettative di Francesco, che è un ragazzo giovanissimo e che si è aperto come un libro nel raccontarmi questa avventura, ma anche il fatto che per disegnare questi orologi nati dalle sue idee ha deciso di prendersi una laurea in disegno industriale, in maniera tale da carpire i segreti del design, dell'industrial design, e realizzare degli orologi che potessero esprimere correttamente quelle che erano le sue idee. Ed è una cosa fenomenale che mi ha lasciato a bocca aperta, è una cosa, ecco, Francesco Nostas e la sua firma, è una cosa che va oltre per me quello che è il semplice orologio. Un orologio Nostas può piacere o non piacere, ma ripeto, quello che c'è dietro, i sogni di Francesco e il suo interesse per l'orologeria e il suo impegno per fare qualcosa di bello e di nuovo, beh, per me supera qualsiasi design. Se poi vogliamo parlare del design, beh, allora c'è da dire che Francesco ha studiato industrial design e si vede. Qual è il suo concetto? Il suo concetto è quello di utilizzare l'esagono e le forme spigolose per avvicinarsi alla forma tondeggiante invece della ghiera del suo Audace, che è il nome di questa collezione Nostas. Questo in particolare è un GMT con all'interno il nuovo NH34 di Seiko, tant'è che ha un costo molto basso per essere un orologio completamente in acciaio, bracciale integrato, con la qualità delle finiture che Francesco ha voluto per i suoi orologi e tutta la sua famiglia, perché poi il bello di questi orologi qui è anche chi c'è dietro Francesco. Ho conosciuto il padre, Hermes Nostas, di origini argentine, e loro invece vivono a Roma, quindi da qui anche Nostas Rome. Insomma, una storia che va oltre quello che è l'orologio. Se poi l'orologio piace, e a me sono piaciuti perché questo concetto molto particolare viene esclusivamente dalla penna di Francesco, che giorno e notte, mi ha detto, si sveglia con una nuova idea e va a disegnare poi quello che gli è venuto in mente, e ci ha raccontato in quel video che da qui ai prossimi 5-6 anni ha già tutto disegnato, è già tutto pronto. Comunque, a parte questo, ecco, il concetto che c'è dietro, l'impegno di un ragazzo che, appassionato di orologi, ha deciso di diventare un produttore e ha deciso di fare tutto il possibile per rendere reale questo sogno, anche appunto studiando, approfondendo le proprie conoscenze per concretizzare l'idea. Beh, per me vale la pena anche soltanto raccontarlo, e infatti è quello che sto facendo. Poi ho sentito Francesco che dopo questo viaggio a Vicenza Oro mi ha voluto omaggiare di un orologio che non è questo, e che adesso vediamo, perché ce ne sono diversi, mi pare ce ne siano 3, e allora il minimo che potessi fare per ringraziarlo e di questo onore che ha deciso di farmi è stato quello di farmi mandare diversi orologi della collezione Audace, in maniera tale da poterveli presentare con un po' più di calma e farvi vedere anche l'orologio che ho scelto della sua collezione. Questo è un altro GMT con, come potete vedere, tutti i richiami al logo di Nostas. Questo triangolo poi li ritroviamo anche per esempio all'interno del quadrante, con questa lavorazione tipicamente a triangoli che si uniscono a diventare dei rombi. Ancora una volta GMT, ma questa volta per me una versione più sportiva, con questa bellissima lunetta in acciaio e poi tutte le parti in acciaio con un quadrante blu, insomma sempre molto bello, molto efficace.
da vedere all'interno di un orologio, mentre l'altro GMT, ma che adesso prendiamo a questo punto, è con il PVD in oro, anche se in realtà sono soltanto gli indici di questo colore, però questa ghiera grigia antracite che va poi a sposarsi perfettamente con il quadrante nero regala secondo me una eleganza maggiore a questo particolare audace GMT rispetto invece a questo quadrante blu che trovo indubbiamente più sportivo, più adatto ad un utilizzo everyday. Io però ho chiesto a Francesco non un GMT, quindi non uno di questi due orologi, che però mi sono piaciuti tanto e di cui appunto volevo parlarvi, ma gli ho chiesto un altro orologio ed è anche l'unico pacco, vedo, con il fiocchetto rosso, quindi immagino che voglia indicare appunto quello che è l'orologio per me. E ripeto, il ringraziamento che mi ha fatto Francesco per avermi conosciuto volendomi regalare questo orologio per me è davvero un onore, va veramente oltre il solito orologio. Sono quelle cose che vi ho raccontato anche nei 3 anni del canale, di quelle esperienze che YouTube mi ha consentito di fare e che trovo veramente impareggiabili, insomma, di grande valore, di valore inestimabile. Insomma, quale orologio gli ho detto che mi sarebbe piaciuto avere? Il Solo Tempo quadrante marrone. Beh, il marrone lo avete visto ricorrere su TOC più volte, anche con Nomos. Questo è un Nostas. Il concetto è molto simile ai GMT, quindi la firma di Francesco è esattamente la stessa, anche se la cassa è più sottile, perché qui all'interno c'è un calibro svizzero, il Sellita 200, a differenza del Seiko NH34 all'interno dei GMT, dove naturalmente è diverso anche il prezzo. In questo caso invece abbiamo un Solo Tempo di alta fascia, quindi è il cavallo di battaglia in questo momento della linea Audace di Nostas, Audace naturalmente perché è il carattere di Francesco, con questo bellissimo quadrante marrone che mi ha stregato immediatamente non appena sono stato a Vicenza e gliel'ho visto al polso. Ma di questo Audace Solo Tempo c'è anche il bellissimo quadrante verde che anche mi sarebbe piaciuto tanto avere, non è detto che non lo prenda per me. Però ecco, tra i due il marrone alla fine mi ha convinto ancora di più, che poi non è proprio un marrone, una specie di tortora, una specie di salmone che secondo me rende molto originale il disegno di questo orologio. Anche in questo caso naturalmente bracciale integrato, sganci rapidi per il bracciale che è possibile poi sostituire facilmente, perché gli attacchi, per quanto sia un bracciale integrato, in realtà sono degli attacchi che consentono di metterci un qualsiasi cinturino in pelle artigianale, un tropic in gomma, insomma è possibile sbizzarrirsi. E questo è il Solo Tempo con, come vi dicevo, lo stesso concetto. Si parte da una piramide, quindi da un esagono vero e proprio, che si eleva verso l'alto fino a raggiungere invece la perfezione del cerchio. Ora vediamo anche di metterlo a misura, l'orologio intanto stava già camminando, anzi più che misura lo mettiamo in orario, ma giusto per farvi vedere il funzionamento, e la corona a vite, sì a vite anche perché credo di aver dimenticato di dirvi che sono degli orologi impermeabili con fondello e corona a vite. In questo caso abbiamo 200 metri di impermeabilità, ma credo che anche il GMT abbia 200 metri, sì infatti 20 atmosfere, vetro zaffiro naturalmente, lunetta ceramica in questo caso, mentre nel Solo Tempo è tutto acciaio con questa spazzolatura verticale molto gentiana per così dire, anche se poi la cassa, per quanto sia un orologio con bracciale integrato, ha un disegno tutto suo, tant'è appunto che è un'idea originale di Francesco. Proviamolo anche al polso assieme. Le idee di Francesco sono tante.
In quella intervista che vi dicevo trovate su Clockface, mi ha parlato anche di quelle che sono le prossime idee, i prossimi miglioramenti che vuole per i propri orologi, per esempio bracciali con perni a vite piuttosto che perni a pressione, delle rifiniture, delle spazzolature dell'acciaio ancora migliori, ancora più precise, e insomma far crescere il proprio brand in maniera sana nei prossimi anni. Ha già venduto diverse migliaia di pezzi, soprattutto all'estero sono piaciuti molto, però ecco, sono degli orologi che si rivolgono a un mercato sicuramente europeo e anche molto italiano. Sono orologi dal diametro contenuto e con tutte quelle accortezze che Francesco, da appassionato, ha poi voluto mettere all'interno dei propri orologi, da calibri più o meno ricercati come il Sellita 200 o come il nuovissimo appunto NH34 di Seiko, fino ad arrivare appunto a un disegno del tutto originale che potesse sin da subito far vedere al pubblico e ai propri clienti la firma e la mano di Francesco. Insomma, questo è il Nostas Audace che entra in collezione. Ringrazio tantissimo Francesco e tutta la famiglia Nostas che ho conosciuto al Vicenza Oro. È un orologio che mi intriga molto e che porterò con fierezza al polso, soprattutto perché è il regalo di una famiglia speciale, lo dico onestamente, e vorrei sapere, come al solito invece, che cosa ne pensate nei commenti. Che cosa pensate dell'orologio? Sì, ma anche parliamo di Francesco, della sua idea e del suo impegno in questo progetto che secondo me lo porterà lontano. Io vi ringrazio per essere stati con me e con Nostas in questo nuovo video. Ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC. Ciao!